Benissimo, benissimo, bello carico il mercato oggi. Io voglio aprire ricordandovi di seguirci su Telegram, perché in queste fasi in cui appunto il mercato è bollente potrebbero succedere cose da un momento all'altro, quindi su Telegram voi potete ricevere le nostre notifiche su notizie, dati, analisi, tutto ciò che muove o potrebbe muovere il mercato in tempo reale, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Guardate che roba, ogni mattina facciamo la nostra analisi del grafico, vediamo cosa succede. Insomma, link in descrizione, è veramente vietato mancare, ok? Benissimo. Ora che dire, iniziamo la nostra sessione di Q&A, vediamo cosa avete di bello da chiedere. Lo so tanto che oggi mi inizierete a dire, quella al season allora arriva domani, arriva dopodomani. Devo fare le vacanze, ho una riserva di Bitcoin per il lungo termine, ottimo. Per la prima volta Bitcoin aumenta dopo averlo comprato, esatto. FOMO cuffiamoci, è il momento, se non ci fosse così caldo. Non ho la FOMO cuffia ma ho la coroncina. Ci vorrebbe, e dunque io ho il FOMO cappellino da qualche parte, però non qui. Non qui. Quello è la versione estiva della FOMO cuffia. I soliti fuochi di paglia, attenzione, qui abbiamo anche una versione contrarian. Fuochi di paglia, l'all time high ce lo fa annusare, poi ricrolla tutto. Interessante Stefano, interessante visione. Secondo voi ragazzi, è una trappola o un fuoco di paglia e un fuoco di paglia, oppure questa è la volta buona? Scatenatevi, dai, fatevi sentire nei commenti. Live azzeccata, momento giusto, ragazzi, è il mercato che segue noi, non ci posso fare niente. E sapete, le nostre live sono sempre le stesse ore. Fuoco di paglia, attenzione, Massimiliano è d'accordo col fuoco di paglia. Momi in debito per Pepe. Attenzione Davide, ricordati che di reni ne hai due. È una trappola di paglia, ci è piaciuto. Ho sgravato tutti i risparmi finiti nelle vacanze. Ricordati che hai due reni, anche tu, nel caso, cosa te ne fai? Qual è stata la notizia che ha causato questo inflow? Vito, non c'è nessuna notizia particolare a dir la verità, cioè un periodo molto interessante e molto bullish a prescindere, perché lo sapete se mi seguite, ne parliamo da tanto, no? Di tutto quello che sta accadendo, ma in generale nell'industria, però non è che c'è una notizia che ha scatenato, ecco. Savona conferma, fuoco di paglia, bene, allora ciao ragazzi, chiudiamo. Live da Berlino, il cielo è azzurro sopra Berlino, oggi più che mai, molto bene, molto bene. All'evento di Binance vi eravate messi i tatuaggi finti, sì, e tra l'altro ho ancora qualche residuo che faccio fatica a togliere qua sotto, non so se si vede, e uno sulla gamba che è inguardabile. Vogliono indagare Powell e rimuoverlo, sì, però cioè quella è proprio una cosa, non lo so, non particolare. Attacco contro Powell, sì, l'ho visto che vogliono indagare Powell, però dov'è che me l'ero anche salvato, eccolo qua, per un bias politico. Dicevano che insomma ha mentito su varie cose, aveva degli intrallazzi in uno scandalo riguardo tipo i super bonus edilizi, una roba del genere. E non so se poi stanno cercando di fare di tutto l'amministrazione Trump, perché Powell non taglia i tassi, lo vogliono cacciare via. Però non lo so. Google Trends in hype, andiamo a vedere com'è Google Trends su Bitcoin oggi. No, altro che hype, guarda che roba. È morto e sepolto. Poi in luglio, figurati, non si è mai visto Bitcoin in hype in luglio. Sicuramente perché Unicredit ha fatto dietro front, ti immagini, è stata Unicredit a far pompare tutto. Ovviamente si scherza, però fa anche un po' ridere. Dici che la politica ha incominciato a capire le cripto? Roberto, o si svegliano. Io spero per loro, perché a noi non cambia niente, noi semplicemente, cioè noi tanto, cioè appunto, ripeto, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. E loro o si svegliano o arrivano tardi. Come qualcuno diceva, l'innovazione o la abbracci o la subisci. Non hai mai fatto un video su Pionex? Cos'è? Collegato a Binance da un punto di vista di liquidity, non lo conosco.
Non lo conosco. Secondo voi chi ha le private keys di tutti i bitcoin di Strategy? Ma secondo me non si tratta tanto di private keys, ma ce l'avranno in una soluzione di custodia, come Coinbase Custody. Credo che lo tipo ETF, no? Cioè non è che c'è uno con le private key, minchia, sai mica che responsabilità se no. E scusa Michael, volevo dirti, ho perso il seed. Ti immagini? Sì, ma giusto quei 40 miliardi di dollari di bitcoin. Ma sì, tranquillo, dai. Un bel burn, non male, sarebbe una notizia super bullish tra l'altro. Sarebbe troppo bullish. Cosa ne pensi di Arbitrum dopo l'annuncio di Robinhood? Bah, a me non fa impazzire il token ARB. Riguardo Arbitrum, tanta roba. E anche riguardo Ethereum, ne parlavo, guarda, nella scorsa live, ne parlavamo lunedì. Tra l'altro volevo fare un video dedicato domani proprio a quel tema lì, al tema delle stocks tokenizzate, che anche di quello da quant'è che ne parliamo da una vita, di real world assets, e adesso stanno esplodendo letteralmente. Ragazzi, rapidamente vi ricordo Bybit Europe. Registratevi, mi raccomando, adesso è aperto ufficialmente. Se vi registrate avete con un deposito di $100 subito un bonus, un airdrop prelevabili di 20 USDC. Quindi link in descrizione, ti registri a Bybit Europe, che è la versione compliant di Bybit, depositi $100 almeno e ricevi 20 USDC di airdrop. Te li trovi qua, vedi c'è Rewards Hub. Qua dentro ti trovi appunto i 20 USDC di airdrop se utilizzi il link in descrizione. E poi non preoccuparti di utilizzare Bybit.eu, puoi continuare a usare Bybit.com, la solita cosa che abbiamo detto la scorsa volta. Il mio consiglio è solo di creare l'account, così ricevi subito 20 USDC in regalo, ci fai quello che vuoi. E inoltre hai già l'account pronto per quando in futuro migreranno i derivati, tutte le varie cose su Bybit.eu, ok? Mi raccomando, inoltre per chi si iscrive con il nostro link gli regaliamo sconto del 30% su Tatax, un corso di trading da 0 a 100 fatto da Matte, super concentrato, cashback doppi per un mese su BitCashback e poi riprenderemo quando uscirà di nuovo la Bybit Card, che su Bybit.eu uscirà di nuovo regolamentata e fatta tutta bene e non la discontinueranno più, ci sarà per sempre. Avremo la promo con BitCashback come al solito, esclusiva a chi si è registrato con noi, quindi mi raccomando, link in descrizione e siamo al top, ok? Scusate la scillata, ma ci tenevo a dirvelo. Che perché è importante, c'è tanta roba, tanto gusto, 20 USDC regalati in un periodo come questo, te li usi in leva 2000 per, no, sto scherzando. E ci vorrebbe l'equivalente ChatGPT di Google Trends per capire l'interesse per Bitcoin. È vero, ma se non erro anche ChatGPT utilizza la ricerca Google, quindi io penso che alla fine influisca in qualche modo su Google Trends. Mi aspetta, la Lidl ha fatto una sua cripto, non credo. Sai che bello la cripto della Lidl. Leva 2000 per su Pepe e si vola. Ma avete visto che roba Pepe? Pepe è l'indice della FOMO. Quando parte la FOMO parte Pepe. Questo negli ultimi minuti. Boom. Partita una FOMO folle, fuori di testa. Vediamo un po' come si comporterà. Ho delle domande specifiche su Bitpanda. Come posso fare per scrivere in privato? Scrivi al support di Bitpanda? Non lo so. Cioè, non è che siamo i supporto dell'exchange, noi, mi spiace. Cioè, puoi scriverle qui, puoi chiedere, però non è che ci scrivi in privato per chiedere le info su Bitpanda. Grafico M2, come vedete, anzi, come vedrete, guardate, M2 Bitcoin Update. Dovremmo essere in coda per la seguente leg up. Vediamo se lo seguirà di nuovo oppure no. ChatGPT usa Bing come motore di ricerca. Ah, interessante. La notizia degli ETF con staking su Ethereum e Solana mi sembra assurdo sia passata in silenzio. È una bomba. È veramente una bomba, anche perché stanno avendo delle performance, quello su Solana. Dov'è? Eccolo qua. Cioè, praticamente ha tradato 20 milioni nel giro di poche ore al lancio. Cioè, è impressionante. Top 1% dei nuovi ETF lanciati. Cioè, un lancio della Madonna questo, scusate il francesismo.
E con Bybit EU per attivare il deposito ho dovuto fare un bonifico da €1. Esatto, esatto. Per fare il KYC dovete fare un bonifico di €1. Oh yes, oh yes. Cosa ne pensi di Solana? Adesso andiamo a vedere, tra l'altro domani inizieremo a vedere gli inflow anche sugli ETF di Solana, quindi mi raccomando seguiteci su Telegram che vi cominciamo a condividere i dati anche su quello, che è un dato importante per Sol, lo sappiamo. Hyperliquid è in aumento secondo te? Lato sicurezza come lo vedi? È in aumento senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, lato sicurezza diciamo che il tema è i pochi validatori, le solite cose che ci siamo sempre detti. E di sicuro i rischi potenziali ci sono, la collusione dei validatori, un po' come tutte quelle varie chain con pochi validatori. E su Bybit va bene depositare anche euro per l'airdrop di 20? Sì, va bene qualsiasi cosa, almeno 100 e via. Bearish divergence su tutti i time frames. Molto bene, molto bene. Vediamo ragazzi, vediamo, è tutto... Il momento è caldo, il momento è molto caldo, sicuramente adesso è iperesteso, soprattutto sul breve, vediamo se stornerà un po' oppure no, ma che dire, ci stiamo avvicinando alle ultime resistenze, quindi manca quello spunto finale di attaccare, per attaccare appunto i massimi ed è lì che si gioca la partita, sopra i 110.000. Sopra i 110.000. Sembra che quando uscirà la tua analisi fondamentale su Hyperliquid, guarda, se riesco la settimana prossima, lì si parla proprio di tutto. Sembra che Ethereum respiri ancora. Ethereum effettivamente oggi ha fatto una bella performance, guarda, se rientra nel range potrebbe riacquisire un minimo di speranza. Su Bybit posso depositare anche cripto? Assolutamente sì, Luca. Devi registrarti col link in descrizione, fare il KYC con i documenti e un deposito penso di €1 via bonifico che ti fa giusto la verifica e poi fai il deposito come vuoi di $100 o più e ricevi 20 USDC. Quali indicatori ti farebbero pensare ad un alt season? Guarda il nostro solito grafico, questo qua. Nel momento in cui il trend diventa crescente su questo grafico qui, allora siamo in alt season, altrimenti no. Ora no, ovviamente. E non cercate di prevederla, l'alt season, mi raccomando. E quando arriveranno i vostri bonus per la registrazione a Bybit col vostro referral? Martedì, dopo ogni settimana facciamo la consegna. Quindi martedì prossimo ci sarà il primo giro con il corso, il codice sconto di Tatax e faremo il giro di attivazione dei cashback bonus. Mi raccomando compilate il form in descrizione perché ci serve la vostra mail, così vi inviamo tutto via mail poi, mi raccomando. Finalmente una volta ogni tanto parliamo dell'alt season, effettivamente non ne parliamo mai ragazzi, quando arriva, quando non arriva, eccetera eccetera. E le altcoin ad ora erano troppo pericolose, consigliavi di stare su Bitcoin, adesso è ancora così? Allora guarda, non è un discorso di io che ti consiglio su cosa stare e su cosa non stare, è un discorso di rischio e di probabilità e di trend, è ancora esattamente allo stesso modo, perché come abbiamo visto poco fa le altcoin sono in controtrend rispetto a Bitcoin. Sono estremamente deboli, quindi non è che io ti consiglio di stare su Bitcoin o ti consiglio di stare sulle altcoin, semplicemente ti mostro i dati, poi è una scelta tua, tu puoi anche dire no guarda io voglio approfittare del fatto che le altcoin sono deboli perché secondo me quella altcoin specifica lì io ci voglio investire, quindi più l'acquisto in basso e più sono contento, lì è una scelta tutta tua. Da un punto di vista di trend è una cosa oggettiva che le altcoin come vedi sono in caduta libera dal 2021, in downtrend senza nessuno spunto di recupero ed è ancora così, non si può dire altrimenti. I bonus per l'iscrizione a Bybit li posso sfruttare più avanti? Assolutamente sì, guarda, tanto te li mandiamo e li attivi quando vuoi. E speriamo che sono al 100% esposto su alt, only the brave. Carlo, ti piace il rischio, Ti piace il rischio, Carlo? Hai visto come invece BNB si muove in maniera molto simile a BTC? Andiamo a vedere. Allora, BNB BTC, allora, sul lungo effettivamente ha un bel trend rialzista. Sul breve
è un attimino più frenato, come vedi, all'interno di questo range, mega range, e vediamo un po' come si muove, però per il momento palleggia qui dentro. Guarda, è difficile trovare un altcoin in questo periodo che sia interessante contro Bitcoin. Molto difficile, molto difficile. E incluso BNB, perché sul breve da metà 2022 è in downtrend contro Bitcoin. Nonostante BNB sia una delle cripto più resilienti di sempre, grazie all'enorme leg up che ha fatto in passato. Quindi questo è un po' il discorso. Aspettate, tac. Dai che sei minusvalenze e non paghi tasse, furbacchione. È vero, beh, sei minusvalenze, ovvio. Vuoi pagare le tasse pure sulle minusvalenze, ci manca pure quello. Guarda il grafico BNB USDT, quello è simile. È simile negli ultimi giorni, sì. Nelle ultime settimane è piatto BNB USDT, però bisogna guardare sempre il trend lungo. Forse solo hype è interessante contro Bitcoin, ma rimane comunque una grande bolla pronta a scoppiare al primo segnale negativo. Allora, bolla pronta a scoppiare, attenzione, perché comunque c'è un economics interessante. È vero che è iperesteso, è vero che ci sono dei rischi, perché comunque è tenuto in piedi dal buyback. Se smettono di fare il buyback le cose cambiano, se dovessero esserci degli hack, dei problemi di qualsiasi genere col DEX, le cose cambiano, quindi ci sono dei rischi, però diciamo che la crescita è giustificata dall'economics del token. Niente interessante contro Bitcoin, sul lungo termine di solito è sempre così. Ripple che chiede la licenza per diventare una banca in USA, ho visto, infatti l'ho salvato anche quello, eccolo qua. È un po' il trend di questo periodo è anche quello, no? Licenze, quotarsi in borsa e cose del genere. Molto interessante. Solana Summer, ETF, stocks, SocialFi, eccetera. Molto bene, molto bene. No, ma la cosa delle stocks tokenizzate, ragazzi, cioè a me veramente fa venire una FOMO. Queste live sono fondamentali per togliermi la FOMO, ecco, per l'appunto. Sull'anno fiscale 2025 c'è ancora il 26 o si passa al 33? C'è ancora il 26. Il 33 è ventilato per il 2026, ma c'è ancora tempo di toglierlo, attenzione. E infatti l'obiettivo è nel momento in cui a fine anno si ragionerà sulla legge di bilancio prossima, l'obiettivo è di lasciare il 26 quantomeno. Ha chiesto anche la licenza di pesca, caccia e pesca, esatto, a Checco Zalone. E San Luca veglia sulle nostre mani, ma non sui vostri reni. Ma perché non parli mai di Mantle, uno dei layer 2 più promettenti? Bah, cioè, sì, è vero, ma nel senso non è che c'è chissà che cosa da dire. Layer 2 ce ne sono tanti, più crescono e meglio è. Tra l'altro non so Mantle quanto sta crescendo rispetto agli altri, perché c'è Base e Arbitrum che dominano il panorama dei layer 2. Gli altri Optimism, Cielo duro, ve lo ricordate Cielo duro? E Mantle in realtà c'ha uno share molto piccolo, c'ha uno share veramente piccolino Mantle tra tutti. Alla fine Base, Arbitrum e Optimism. E c'è Gravity, che caspita è? Mamma mia ragazzi, sta arrivando roba nuova qua a profusione. Bello come l'ecosistema Ethereum stia crescendo, stia scalando e via. Le azioni cripto hanno commissioni basse come le cripto. Sono cripto a tutti gli effetti. Assolutamente sì. Assolutissimamente sì. E hai il contatto da condividere per vendere i reni. DM, no scherzo. E se dovesse veramente arrivare il 33 andiamo tutti in Svizzera, guardi, io spero che non siano così stupidi da farlo arrivare davvero. Secondo te i trasferimenti tramite blockchain di fondi USDC sono meno visibili dei classici bonifici SEPA? Ah beh, indubbiamente. E con gli attuali strumenti della decuriosità accademica. Beh, quello di sicuro, cioè i bonifici SEPA
li vedono tutti dal primo all'ultimo. I trasferimenti on-chain, ragazzi, ricordatevi comunque che se alla fine arrivano a un exchange con KYC o robe del genere, cioè comunque prima o poi escono fuori, quindi non pensate di poter aggirare, cioè io non ve lo consiglio davvero di dire no ma adesso faccio così, cos'ha, perché o non usate proprio KYC in nessun modo, che siete completamente no KYC, ma se avete fatto un KYC, che so io, su Binance, su Coinbase, su quello che volete voi, e potete fare tutti i giri che volete, ma se prima o poi arrivano da o a l'exchange che ha fatto KYC, prima o poi saltano fuori. Quindi il mio consiglio è di non correre dei rischi, da dire no, non dichiaro qua, non dichiaro là, cioè rischiate appunto di correre dei rischi. Ripple l'ho vista, ne abbiamo appena parlato. È successo qualcosa di fiscalmente rilevante. Cosa vuol dire? Buonasera, scusate il ritardo. È successo qualcosa di fiscalmente rilevante. Sì, hai delle plusvalenze in più, guarda, perché il mercato sta pompacchiando e quindi giù di plusvalenze, ragazzi. Mamma mia, siamo veramente al top. Siamo al toppissimo. Vediamo. Beh, ti immagini se adesso chiude la candela giornaliera con un giga assorbimento? Ripple sarà la prossima mega bolla. Beh, la è già stata per un po' di volte. Rischiamo di rischiare, esatto. Chi non rischia di rischiare non rosica di rosicare. Se gli stock tokenizzati sono unregistered security? No, sono regolamentati, attenzione. È tutto completamente regolamentato, quello di X Stocks e anche quello di Robinhood. Non è che sono fatti così dall'exchange di turno, cioè sono regolamentati, tant'è che gli X Stocks sono listati su Kraken, Bybit e altri exchange grossi. Cioè è stato fatto un bel upgrade, è un gran bel trend questo. Se Trump è short, giga assorbimento giornaliero in 2 minuti, esatto. Vediamo se il figlio di Trump ha aperto uno short oppure no. Lo scopriremo subito. Intanto mettiamo il grafico a 1 minuto, ragazzi. Qua ci vuole il grafico a 1 minuto, perché altrimenti non ci siamo. Una domanda, ma ora che Bybit Europe è disponibile, come posso collegarlo con quello precedente che avevo? Non devi collegarlo, devi solo aprire l'account e lasciarlo lì. Poi quando sarà ora che non potrai più usare Bybit.com, avrai tutti i derivati e le varie cose su Bybit.eu e potrai semplicemente chiudere le posizioni da una parte, spostare i tuoi fondi e riaprirle dall'altra. Tutto lì. Adesso non te ne preoccupare, continua a usare Bybit.com e non farti problemi, che Bybit.eu non ha ancora la liquidità neanche. Quindi non è il caso di usare, cioè non ha senso usarlo adesso, non usatelo adesso. Prospettive per ETF e Solana dipende, dovremo andare a vedere adesso quando gli inflow, quando ci saranno i primi dati sugli inflow. Vediamo. Con questi volumi se con questi volumi bassi Bitcoin rimane così bullish, cosa succederà quando torneranno in massa anche i retail? Ci sarà da ballare, Francesco, ci sarà da ballare. Ci divertiremo. Lì è la bolla FOMO. Comprare azioni tokenizzate ha senso solo per le commissioni o ci sono anche altri vantaggi o svantaggi? Beh, le puoi mettere in farming, guarda. Su Raydium, ad esempio, ci sono i pool SPY-X USDC, il che vuol dire un pool di liquidità SP500 USDC col 143% di APR. Non so se mi spiego. Cioè, ma hai capito cosa vuol dire? Sol SPY 80% di APR, cioè si farma come dei dinosauri qua. Non so quanto durerà, ma finché dura siamo al top, Un po' di bearish sentiment, ma come la vedi USDT tra Mica e Genius Act? Bah, figurati, USDT ragazzi troverà il modo di... cioè è troppo grossa, ha troppo debito americano, è amico di Trump. Trump è solo contento che esista USDT, con tutto il debito che gli ha comprato. Momento sfera di cristallo, per la fine dell'anno tocchiamo i 250k. Allora, visto che siamo al momento sfera di cristallo, ragazzi, andiamo di sondaggio. Sondaggino. USDT ci compra tutti i BTP se vuole, esatto. Allora, il movimento in corso è... allora facciamo, romperemo i massi
Romperemo i massimi. O è una trappola? To the moon o trappola? Avvia sondaggio. Eccoci qua, votate ragazzi, votate tutti quanti. To the moon o trappola, giusto per capire il vostro sentiment. Già ce lo vedo Ardoino con i buoni fruttiferi postali. Mamma mia, mamma mia. Da Juventino vorrei che Tether comprasse un centrocampista dai piedi buoni. Ragazzi, c'è Tether azionista della Juve. Effettivamente. Da roadmap Cro doveva entro il secondo trimestre annunciare il servizio banking con rendita su liquidità. Come mai ancora niente? È vero, ancora niente. Vedremo. Che io sappia non hanno ancora detto niente. Entro il secondo trimestre che ha finito. Boh. Vedremo. Non so se hanno cambiato la roadmap, non credo. Ho messo trappola perché qualsiasi previsione la perdo. Bravo Vito, mi sei piaciuto allora. Mi sei piaciuto. Sì, ma lo ghostano ancora Ardoino, non lo so. Spero di no, cioè va a parlare con gli uomini più potenti del mondo e lo ghosta la Juve. Roadmap scam. Beh no dai, comunque Crypto.com non ha mai fatto quelle cose lì, cioè quello che dice di solito lo fa. Nel giro di 10 minuti cala tutto, attenzione. Parole forti qua, Qui abbiamo parole molto forti. Vediamo ragazzi, vediamo. Noi abbiamo il grafico a 1 minuto, qui siamo al top. Ho sentito che Robinhood permette di tradare azioni private non quotate. È tutto vero, l'ho sentito anch'io. Torna a 107. Vedremo ragazzi, vedremo. Fortune favors the brave. Ed è subito bear market. E vabbè. Vediamo ragazzi, vediamo. Adesso la situazione è molto calda. Non so se avete visto anche l'open interest, tra l'altro. Va che roba, iper esteso da fare schifo. Mamma mia, a me fa un po' paura, quell'open interest lì. Posso essere sincero. Se compro non scrivete tutto in stampatello, per favore, se no sembra che mi urlate nelle orecchie e io non rispondo alla domanda. Facciamo così. Luke, come si interpreta una media mobile 50 buona come quella di Bitcoin ma con volumi relativamente bassi? In che senso? Una media mobile 50? I volumi bassi tendenzialmente tolgono validità a qualsiasi movimento. Sono mesi e mesi che siamo in questo stracazzo di mega range, tutto stagnante, meglio il bear market. Addirittura Simone, cioè... Preferisci il bear market addirittura? Sei così annoiato? No dai, non dirmi così che poi Bitcoin ti ascolta, Perché ti fa paura l'open interest? Perché quando cresce così rapidamente, poi c'è il rischio che parta un long squeeze se inciampiamo. Ragazzi, non va mica bene. Puoi dare uno sguardo alla roadmap di Cro. Poi ci guardiamo, dai, adesso nel senso non credo ci siano novità sulla roadmap di Cro. Stasera sweepiamo i top, non sarebbe male, non sarebbe male, un bello sweep dei massimi stasera. Come pensi che si possono sfruttare le nuove stock in Solana? Farmando come se non ci fosse un domani. Belli carichi sabato al Pineta, sono il ragazzo del locale. Grandissimo Massimo, ti posso dire che sei il numero uno, ma hai fatto un assist incredibile, sei il re Massimo. Grazie mille e prima o poi ricambierò. Su Ethereum hanno messo il closed interest invece che l'open, esatto. No, ma Ethereum, tra l'altro, piano con Ethereum, perché in realtà, zitto, odiato da tutti, oggi qualcosina sta facendo, vediamo che fa. Ti sto ascoltando con la mia fidanzata Clarissa, la saluti? Un saluto a Clarissa. Dai, una delle poche ragazze che seguono le cripto. Forza, bravo Phil, che porti un po' di quote rosa, ci vogliono. Stanno collaborando per il CSV fatto apposta per Binance. Chi? Da Tax, forse intendi? Non ho letto la domanda sopra. E ho lasciato la mia ragazza per non dover
per non avere rotture oggi per la live. No, che fai? Che fai? Abbiamo come dire, acquisito una quota rosa e ne abbiamo persa una? Non va bene, non va bene, mi raccomando. Io sono una ragazza brava, brava, perché qua siamo veramente in minoranza numerica. Siamo in minoranza, cioè siete in minoranza numerica. Sì, esatto, la sto cercando di mettere in questo mondo, anche perché ha molta liquidità. E allora Phil, cioè insomma, falla andare all-in su Pepe subito, facciamo pompare questo Pepe. No, scherzi a parte, comunque bene così, perché le ultime statistiche, ho guardato le statistiche del mio canale, percentuale di audience femminile 2,5%. Mi sa che, ragazzi, abbiamo sbagliato settore in cui lavorare. 2,5%, un disastro. Ma infatti anche da Binance, cioè, per fortuna che c'era tutto, insomma, come si dice, il papete, il pineta e quant'altro, perché altrimenti lì eravamo tipo 85 uomini e 4 donne. Peccato, molto peccato, ma spero che le cose cambino. Semplicemente anche per, come dire, rendere anche più equilibrato il tutto. E presente donna, grande, grande, forza, sulle mani donne, fatevi sentire. 2,5% manco ingegneria meccanica, esatto, neanche all'ITIS. Neanche all'ITIS. Ma è vero che il papete cambia nome in pepete? Sì, io gliel'ho proposto. Colpa della società, fin da bambine gli insegniamo che i soldi sono roba da uomini, ma penso che queste cose stiano un po' cambiando, credo, no? Cioè, ormai, insomma, certi preconcetti si stanno un po' scardinando. Ci sono pure io, grande, grande, mi ricorda le superiori all'istituto tecnico, esatto. Il festival della salsiccia, sì, ahimè, ragazzi, che dire, ce lo siamo scelti noi, Però dai, bisogna fare un po' di campagna di sensibilizzazione Devi fare ingegneria gestionale o ingegneria biomedica, come ho fatto io, infatti dicono è una falsa ingegneria. Ragazzi, ultimi voti al sondaggio che adesso lo chiudo, mi raccomando. Ultimi voti, vedo tra l'altro che c'è quasi parità, quasi parità. Pertanto, fate i vostri voti, anche perché tra poco andiamo alla parte di analisi, si è fatta una certa. Vinco a mani basse, donna 67enne, Daniela, complimenti, direi che hai vinto. Penso che hai vinto. C'è anche una mia collega che ti segue, brava collega, Madonna, 67 anni. Ho conosciuto una volta un uomo, parlando di età, a un evento tra l'altro, che aveva 72 anni. Lui credo che sia l'uomo più anziano che abbia mai incontrato di persona, perlomeno, che mi segue. 72, grande, ho detto, sei fantastico. Mi piacerebbe avere qualcosa da regalarti, ma purtroppo non avevo né un gadget, ok, ma non avevo niente, ma veramente, veramente top. Toppissimo. E bene, qual è la stablecoin che dà gli interessi dei treasury? C'era USDY di Ondo e che altro? Mi pare USDY. Vorresti un aumento del prezzo di Bitcoin senza aumento dell'open interest? È possibile o plausibile? Beh, l'open interest è sui derivati, mentre l'aumento del prezzo deriva dallo spot. Quindi è assolutamente possibile, anzi, cioè, ovviamente se aumenta il prezzo spot, poi l'open interest aumenta perché la gente apre i long. La cosa bruttina è quando aumenta troppo, perché se aumenta troppo vuol dire che hanno aperto una vagonata di long e poi c'è il rischio che vengano liquidati, causando appunto un long squeeze. Bene ragazzi, questa Q&A termina qui.